Con un nuovo video, quest'oggi come vedete appunto con i Black Tarot. Di conseguenza chi mi segue ormai da tempo lo sa, ogni volta che io utilizzo i Black Tarot ci sono le due varianti, variante 1 e variante 2, tra le quali appunto potrete scegliere. Ovviamente ragazzi io affronterò appunto questo video con le due varianti proprio perché so che ad alcuni di voi piacciono maggiormente appunto le due varianti, cioè avere la possibilità appunto di poter scegliere direttamente quale stesa ascoltare. Avrete notato che appunto io sul canale tendo molto spesso ad alternare video a una sola stesa, quindi a una sola variante, a variante unica, e video a due varianti, proprio vi ripeto per in qualche modo venire incontro il più possibile ai gusti, alle preferenze e alle esigenze di ciascuno di voi. Quindi quest'oggi faremo appunto un video con due varianti e ovviamente alternandolo a video a una sola variante. Felicissima di poter utilizzare questo mazzo che appunto sapete che io adoro, è un mazzo veramente molto molto bello anche perché nasce proprio da una commistione meravigliosa, magica, fascinosa, che ci riporta ovviamente al contatto diretto appunto con i nostri antenati, con gli spiriti guida, grazie appunto alla tradizione culturale e spirituale africana, accostata a mio avviso magistralmente alla ritualità dei nativi e indigeni americani. Ovviamente ragazzi, come sempre, io vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente ovviamente a questo, in cui descrivevo ovviamente in maniera molto dettagliata l'intero mazzo, quindi chiunque sia interessato può andare appunto a rivederlo, a vederlo ex novo. Come avrete appunto notato dal titolo ovviamente del video, oggi cercheremo di capire chi vi pensa e ovviamente perché vi sta pensando così intensamente e soprattutto cerchiamo di capire se ovviamente nell'immediato futuro o comunque nelle tempistiche identificate dall'arcano, estratto appunto in posizione di futuro, ecco come questa persona agirà, se vi farà capire in maniera direi piuttosto chiara che vi pensa, quindi che voi gli piacete particolarmente, oppure appunto cerchiamo di capire se eventualmente questa persona e perché questa persona preferisca invece permanere ancora nell'anonimato. Dunque possiamo appunto iniziare con la prima variante. Come avrete notato ho appunto diviso il mazzo di arcani maggiori e minori. In questo primo mazzetto abbiamo appunto le carte di corte, quindi appunto cavalieri, re piuttosto che appunto fanti, e ovviamente le restanti carte nel secondo mazzo, ovviamente come potete vedere decisamente più ampio. Dunque inizierò appunto a mescolare questo primo mazzetto per cercare di identificare chi sia appunto questa persona che ovviamente vi pensa così tanto in questi giorni e ovviamente cerchiamo anche di capirne qualcosa in più per quanto riguarda per esempio il segno zodiacale oppure appunto la carta astrologica, la professione, l'età anagrafica, la condizione sentimentale. Dunque cerchiamo di capire chi possa essere questa persona per chi ha scelto ovviamente la prima variante. Vediamo un po'. Perfetto. Ora appunto mescoliamo il secondo mazzo per cercare di capire perché questa persona vi pensa così tanto, cosa effettivamente vuole da voi. E ovviamente come agirà in futuro. Perfetto, dunque possiamo appunto iniziare con la prima carta, ossia cerchiamo di capire appunto chi possa essere effettivamente questa persona che ovviamente vi pensa così tanto. E qui abbiamo il Cavaliere di Spade. Allora ragazzi, il Cavaliere di Spade
ha, da un punto di vista anagrafico, grosso modo tra i 30 e 40-45 anni, quindi un'età mediana. Ovviamente non è più un ragazzino, quindi non stiamo più parlando di un ventenne, ma ovviamente neanche di una persona particolarmente adulta. Dunque, è una persona che ha dai 30 ai 45 anni, ovviamente al massimo. Per quanto riguarda l'aggancio astrologico, i personaggi di spade, ovviamente, hanno una forte corrispondenza con i segni d'aria. Di conseguenza potrebbe appartenere al segno dei gemelli, dell'acquario o della bilancia, oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi segni zodiacali nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono questi pianeti? La Luna per quanto riguarda le emozioni e l'interiorità, Venere per quanto riguarda le relazioni amorose e sentimentali, Marte per quanto riguarda l'eros, la combattività, la forza, la tenacia e ovviamente Mercurio per quanto riguarda le comunicazioni, i viaggi, gli spostamenti. Quindi vi faccio un esempio. Per quanto riguarda il tema natale di questa persona, potrebbe appunto avere come carta astrale, per esempio, la Luna e Marte in Gemelli e, per esempio, Mercurio in Acquario. D'accordo? Con magari anche l'ascendente in Acquario piuttosto che in Bilancia. D'accordo? È un esempio, cioè per farvi capire che questa persona ha una forte presenza dei segni d'aria, soprattutto in quei 4 punti strategici. Dunque, per quanto riguarda la professione, parliamo di spade. Generalmente i personaggi di spade indossano una divisa. Ovviamente, ragazzi, una divisa che immediatamente permette a chiunque di capirne la professione e ovviamente la professionalità. Cioè, per esempio, può far parte delle forze dell'ordine, quindi può essere appunto un militare, può essere un carabiniere, piuttosto che un poliziotto, un vigile del fuoco, ma può anche, per esempio, essere un medico che appunto indossa un camice, può essere un infermiere, può essere, per esempio, un giudice, può essere un avvocato, un magistrato, può essere per esempio un capoturno, può essere un elettricista che indossa per esempio appunto la tuta da lavoro, che identifica però, vi ripeto, ovviamente la propria professione e professionalità. Quindi un pilota, può essere un astronauta, comunque vi ripeto, qualcuno che generalmente ricopre un posto di comando, perché solitamente appunto il cavaliere ricopre appunto un posto di comando rispetto sicuramente a un fante. Ovviamente però non ha tutti gli onori di un re. D'accordo? Quindi sicuramente, vi ripeto, ha un ruolo di una certa importanza, d'accordo? Un'importanza mediana, anche in questo caso proprio come l'età anagrafica. Per quanto riguarda l'aspetto sentimentale, generalmente il cavaliere di spade è single o comunque anche nel caso in cui abbia diciamo una frequentazione o anche diciamo più di una frequentazione, le vive o la vive in maniera assolutamente libera. Come tutti i personaggi di spade, ovviamente anche il cavaliere di spade è ovviamente un po' allergico, per così dire, a determinati rapporti, soprattutto rapporti molto stretti. Quindi tende un po' a fuggire dai rapporti, non perché non sia innamorato o non provi amore, ma perché obiettivamente è una persona che sicuramente tende ad avere paura dell'amore, cioè ha paura delle sofferenze d'amore. Non è detto che questa persona abbia già sofferto in passato per amore, potrebbe essere obiettivamente un imprinting caratteriale che ha ereditato appunto da una situazione genitoriale particolare, d'accordo? Inoltre il cavaliere di spade, vi ripeto, generalmente appunto è single o comunque potrebbe alternare più frequentazioni, quindi avere diciamo il classico piede in 2 anche più scarpe, d'accordo? Parliamo di spade, quindi di comunicazione. Potrebbe essere una persona che voi avete conosciuto o che vi sta tenendo d'occhio sui social. Quindi una persona con la quale avete occasione di scambiare dei messaggi o comunque delle comunicazioni. Inoltre il cavaliere di spade ha un brutto vizio,
cioè, come tutti i personaggi di spade, di controllare, di spiare. Cioè, sono in realtà i personaggi di spade molto attenti a ogni minimo particolare, purtroppo però ben poco spontanei. Quindi sono personaggi molto intelligenti, questo sicuramente, però sono anche personaggi che tendono a esternare poco. Quindi è una persona che tende più ad osservare che ad agire praticamente. Quindi obiettivamente questa è una persona che potrebbe spiarvi appunto sui social, piuttosto che per esempio nel caso in cui sia un vostro collega di lavoro, potrebbe per esempio tenervi d'occhio per cercare di capire ovviamente da quale reparto voi vi spostiate. Se è un vostro vicino di casa, ovviamente vi avrebbe sott'occhio in buona parte, in larga parte della vostra giornata. Potrebbe essere una persona che ha il vostro numero di telefono e comunque tenere d'occhio le vostre foto profilo, il vostro stato. Quindi sicuramente è una persona che vi tiene d'occhio. D'accordo? Quindi sino ad ora non è una persona, ripeto, non è una persona che può avervi corteggiato in maniera molto, diciamo, eclatante e palese, cioè una persona che è rimasta sempre sulle sue. È tipico, dei personaggi di spade, anche quindi del cavaliere di spade. Cioè, potrebbe essere stata, anzi direi, una persona che potrebbe essersi comportata, diciamo, con voi in maniera un po' ambigua, in maniera un po', diciamo, fredda a volte, quasi scostante, non dimostrando la sua attenzione e attrazione, perché parliamo di spade e bastoni riportano ovviamente, ragazzi, all'elemento fallico, d'accordo? Quindi è una persona che vi desidera molto, voi piacete molto fisicamente, eroticamente a questa persona, però vi ripeto, è comunque una persona che appunto non ha sino ad ora mostrato un grande interesse, invece c'è. Ovviamente parliamo di un personaggio di spade, quindi sanno mentire alla grande, per cui è una persona che ha nascosto il proprio interesse o comunque lo ha fatto trapelare ma molto poco in maniera, vi ripeto, anche altalenante e ambigua. D'accordo? Qual è un'altra caratteristica dei cavalieri? Che si spostano, i cavalieri si spostano nel tempo e nello spazio, quindi è una persona che potrebbe, spostandosi nel tempo, far parte del vostro passato. Quindi attenzione, potrebbe essere una persona che è tornata da poco nella vostra vita o che tornerà a breve nella vostra vita, o comunque una persona che, per esempio, del vostro passato, che ha ricominciato a tenervi sott'occhio, nonostante magari la vostra storia sia finita da tempo, perché ovviamente voi piacete ancora a questa persona, senza ombra di dubbio. D'accordo? Quindi è una persona che comunque vi sta guardando, è una persona che vi sta tenendo d'occhio per cercare di capire cosa. Ovviamente se questa persona possa essere ricambiata o meno, perché ha dell'interesse. Ovviamente interesse di che tipo? Vi ripeto, fisico. Qui non parliamo di un interesse ovviamente per ora almeno sentimentale. Ovviamente le coppe sono ben distanti, ragazzi, dalle carte di spade. Quindi obiettivamente per ora non è una persona emotivamente o sentimentalmente presa, è una persona a cui voi piacete molto eroticamente parlando, che quindi vi desidera, è una persona che vi sogna, è una persona che vi pensa, è una persona che potrebbe anche praticare dell'autoerotismo pensando a voi, d'accordo? Un'altra caratteristica appunto dei cavalieri, vi dicevo che si sposta appunto nello spazio e nel tempo. Nello spazio dunque una persona che potrebbe in questo momento essere in viaggio, oppure ovviamente siamo in periodo di vacanza, di conseguenza potrebbe essere in vacanza, oppure vi ripeto è una persona che si sposta molto, per esempio per lavoro. I cavalieri rappresentano dei movimenti molto veloci, quindi vi ripeto, o in questo momento è una persona in vacanza, oppure in questo momento è comunque una persona che magari si sta spostando molto di più per lavoro, per esempio. D'accordo? Quindi obiettivamente è una persona che tende molto spesso ad allontanarsi o dal proprio luogo di residenza o si è allontanata per esempio da voi per quanto riguarda appunto lo spostamento nel tempo da diverso tempo. Quindi vi ripeto, potrebbe essere una persona che è ritornata da poco dal vostro passato o che ovviamente ritornerà a breve, oppure è una persona che, vi ripeto, voi sentite comunque poco saltuariamente, magari sui social, o che avete visto, incontrate per esempio poco. Vi faccio un esempio: frequentate una determinata palestra, potrebbe essere appunto un ragazzo che
si reca nella stessa palestra per particolari esercizi fisici, però ovviamente non vedete tutti i giorni, ma semplicemente quelle 2 volte a settimana o 3 volte in cui vi recate in palestra, d'accordo? Quindi non è una frequentazione fissa, è una persona che tende ad allontanarsi, per esempio, da voi, d'accordo? Sia appunto nel tempo che ovviamente anche nello spazio. Dopo tutte queste caratteristiche che spero vi siano servite per capire chi possa essere questa persona, vi ripeto, il Cavaliere di Spade è comunque molto attratto da voi e sicuramente vi tiene d'occhio proprio per questo, cioè perché sa che siete una persona fisicamente molto piacente e dunque una persona gelosa, tipico, altra caratteristica appunto tipica dei personaggi di spade, quindi è una persona molto gelosa che teme di avere dei rivali, anzi lo dà per scontato, ma è di spade, quindi è combattivo, è pronto alla rivalità, cioè pronto in qualche modo a sfidare qualsiasi altra persona. Posso già darvi comunque delle indicazioni positive in riferimento al futuro, cioè il Cavaliere di solito vuole portare entro breve delle notizie. Quindi, se non altro, nelle sue intenzioni, questa è una persona che ha voglia di scrivervi, vedervi, sentirvi, comunque comunicare ovviamente con voi e lo vuole fare ovviamente entro breve tempo. Quindi sicuramente potrebbero proprio essere in arrivo delle notizie da parte di questo cavaliere. È una persona, vi ripeto, molto coraggiosa che vuole tornare o arrivare da voi ovviamente per sbaragliare qualsiasi rivale, perché lui ha la sensazione oppure proprio la certezza che voi possiate avere qualcun altro che ovviamente vi ronza attorno e la cosa gli dà molto fastidio perché è una persona tendenzialmente molto gelosa e possessiva. Vediamo in questa posizione ovviamente che cosa questa persona effettivamente vuole da voi, cosa pensa, cosa prova, perché vi sta pensando così tanto. E qui abbiamo la carta del Papa, riappacificazione. Allora, questa potrebbe essere veramente una persona del vostro passato a questo punto, con la quale c'è stata comunque una brutta lite e anche una brutta separazione. La carta del Papa parla appunto di pace, cioè rappresenta non in questo mazzo ma appunto in mazzi più tradizionali generalmente un individuo adulto molto saggio, appunto un papa, un pontefice, che appunto fa da ponte, da collegamento tra due anime, tra due giovani che obiettivamente erano in forte disaccordo. Ecco, questo è il senso del Papa, cioè la riappacificazione grazie a un terzo elemento che porta saggezza, consigli. Quindi questa persona potrebbe appunto essere stata consigliata da una persona più grande, adulta, matura rispetto ovviamente a lui, una persona, un'energia maschile in questo caso perché è la carta proprio del Papa, molto buona, molto positiva, una persona effettivamente davvero molto intelligente, ma soprattutto una persona empatica che è riuscita a mettersi nei panni di questo cavaliere ma anche nei vostri, cercando di in qualche modo capire anche come voi possiate esservi sentite in passato a seguito appunto magari di questa grossa lite o di questo allontanamento da questa persona e quindi aver cercato di far ragionare questa persona facendogli vedere i pro e i contro ma anche e soprattutto i contro del suo stesso comportamento, quindi portandolo al ragionamento. Quindi potrebbe questo cavaliere aver sfruttato proprio i consigli di questo Papa. Ovviamente, vi ripeto, è una persona che non vede l'ora ovviamente di rivedervi, di riabbracciarvi ed è una persona che ha voglia di chiedervi anche scusa perché il Papa parla proprio di riappacificazione, ma non una riappacificazione obbligata, bensì sulla quale questo cavaliere potrebbe aver riflettuto molto. Nel caso in cui questo cavaliere non appartenga a una persona del vostro passato, la carta del Papa parla di una sorta di appunto comunione di anime, comunque, non di riappacificazione, ma una sorta di unione tra anime, la vostra ovviamente e la sua, che appunto sono state fino ad ora distanti. Vi dicevo che questo cavaliere difficilmente può avervi dimostrato un reale interesse, anzi a volte può aver dimostrato una sorta di distacco, di freddezza, quasi di indifferenza. Ecco, questa persona vuole cancellare
questa, diciamo, condizione del passato, mostrando invece il Papa, cioè tutto ciò che lui prova realmente per voi. Quindi vuole abbandonare, diciamo, le vesti del playboy incallito, dell'uomo duro che ovviamente non deve chiedere mai, ma ovviamente vuole dimostrare invece qualcosa, cioè quello che obiettivamente prova, pensa, desidera da voi, per voi e con voi. Quindi è una persona che ha volontà di azione, carta del Papa. Attenzione ragazzi che la carta del Papa, contrariamente a quanto si possa pensare, non è una carta, diciamo, di tempistiche lunghe, assolutamente no, anzi il Papa ha tempistiche molto veloci, grosso modo 15-20 giorni, un mesetto al massimo. Quindi questa è una persona, ve lo dicevo anche con il Cavaliere, che ha intenzione di farsi sentire e di vedervi tra pochissimo tempo. Quindi è una persona che ha la volontà di voler tornare da voi o comunque di volervi parlare, dichiarando in maniera, diciamo, aperta, chiara, diretta e soprattutto onesta, pulita e sincera quello che pensa e prova ovviamente per voi. Grazie, vi ripeto, in particolar modo alla riflessione a cui lo ha portato una persona più grande probabilmente di età rispetto a lui, perché generalmente il Papa ha dai 50 anni in su, quindi una persona adulta può essere anche un padre, un fratello maggiore, un amico obiettivamente molto più grande, che chiaramente lo ha consigliato in merito. Ma lo ha ovviamente consigliato per bene, perché chiaramente questa è una persona che ha intenzione ovviamente di venire verso di voi, quindi mostrandovi proprio tutto ciò che lui prova per voi. Parliamo di un papa, cioè non è la carta del diavolo, non vuole mostrarvi che vi desidera, d'accordo? O comunque che ha un approccio molto più fisico ed erotico al rapporto, vuole mostrarvi anche magari quei piccoli sentimenti obiettivamente che questa persona già potrebbe provare, quelle piccole emozioni. Ragazzi, parliamo della carta del Papa, quindi non è la carta degli amanti, non è l'asso di coppe, non è il 2 di coppe, ve lo dicevo anche con il Cavaliere di Spade, cioè non è una persona che si può dire in questo momento innamorata pazza di voi, d'accordo? È una persona però che già prova delle emozioni interessanti, dettate appunto dalla carta del Papa, quindi dolcezza, tenerezza, comunque malinconia anche nel momento in cui non vi vede o ovviamente non è con voi o presente, diciamo, fattualmente nella vostra esistenza. Vediamo dunque il futuro tra voi e questa persona, cioè se questa persona agirà, come agirà e ovviamente anche grosso modo le tempistiche, anche se ovviamente le abbiamo già comunque dedotte da queste due carte. Allora, e qui abbiamo la carta del 5 di spade, guardate, due rivali, due contendenti. Allora, obiettivamente allora questo cavaliere di spade ci aveva visto giusto, cioè qui ragazzi sicuramente o già c'è qualcuno nella vostra vita, nella vostra esistenza che dunque fa parte della vostra vita sentimentale, quindi siete già legate ad un'altra persona, oppure ovviamente nel momento in cui questo cavaliere si farà obiettivamente avanti, ci sarà già un'altra persona interessata a voi, sicuramente molto agguerrita o direi altrettanto agguerrita. La carta del 5 di spade parla di conflitto aperto, di rivalità con ovviamente, vedete, un'altra persona, però obiettivamente un nemico o comunque un rivale particolarmente forte e particolarmente agguerrito, cioè il rivale che questa persona si troverà dinanzi a sé, quindi l'avversario, sarà ovviamente più forte e avvantaggiato rispetto a lui. Questo per varie motivazioni, cioè o perché a voi obiettivamente piacerà molto di più o piace molto di più l'altra persona, oppure perché obiettivamente questo cavaliere, pur piacendovi molto, però obiettivamente potrebbe in passato avervi fatto soffrire molto e di conseguenza voi potreste ovviamente, diciamo, pendere l'ago della bilancia verso l'altra persona. Quindi il 5 di spade è una carta di forte rivalità, una grossa battaglia che questo ovviamente il cavaliere dovrà ovviamente cercare di vincere a tutti i costi per riuscire a ovviamente ottenervi o anche semplicemente ad avvicinarsi a voi. Però la cosa non gli sarà assolutamente facile, anzi il 5 di spade può parlare di una iniziale sconfitta, proprio perché, vi ripeto, qui ci sarà
una persona particolarmente forte, vi ripeto, altrettanto agguerrita, se non addirittura molto più agguerrita, che potrebbe obiettivamente portargli via il posto al vostro fianco. Quindi nel caso in cui voi non siate fidanzate, sposate o comunque in questo momento non abbiate nessuno in particolare che possa corteggiarvi, arriverà questa persona, perché il 5 di spade parla proprio di rivalità. Questo sicuramente, vi ripeto, porterà anche a malumore, porterà anche a nervosismo, a volte anche a frustrazione in questo cavaliere di spade, che seppur ovviamente portato, vi ripeto, alla lotta perché non teme comunque obiettivamente avversari, però inizierà ovviamente qui a temere questo avversario, proprio perché, vi ripeto, obiettivamente qui c'è qualcuno di particolarmente forte e particolarmente agguerrito che ovviamente, vi ripeto, riuscirà in qualche modo a conquistare il vostro cuore. Vi ripeto, o perché a voi piacerà proprio obiettivamente di più e ovviamente voi siete liberi di scegliere e sceglierete l'altra persona, o perché obiettivamente questo cavaliere in passato vi ha comunque fatto soffrire troppo. Quindi momentaneamente, diciamo, non siete disposte in qualche modo ad accettare la corte di questa persona. Attenzione però ragazzi che il 5 di spade, vi ripeto, ci parla di una situazione solo momentanea di difficoltà per il cavaliere, non è un 10 di spade, non è la carta della torre, quindi obiettivamente questo cavaliere di spade affronterà soltanto momentaneamente una situazione di difficoltà, quindi sono degli ostacoli, una sorta di sconfitta ma momentanea, che obiettivamente non impedirà poi successivamente in futuro a questo cavaliere di continuare la propria lotta. Il 5 di spade inoltre ragazzi può parlare anche di tradimento, quindi nel caso in cui voi siate impegnate in una relazione, voi potreste, diciamo, tradire il vostro compagno o comunque accettare il corteggiamento da parte di questo cavaliere ovviamente di spade, tenendo voi in questo caso il piede in due scarpe, oppure nel caso in cui comunque arrivi anche per voi, come vi ho detto poco fa, un'altra persona, una terza persona che vi possa in qualche modo corteggiare, potreste decidere di, diciamo, abbinare momentaneamente la doppia conoscenza. Quindi, come tutte le carte di spade, il 5 di spade porta all'oscurità, comunque porta a situazioni nascoste che potreste vivere, diciamo, in maniera contemporanea. D'accordo? È ovvio che però il significato primario e principale del 5 di spade è proprio la lotta, il conflitto, vedete, tra due avversari. Quindi obiettivamente questo cavaliere ci ha visto giusto, cioè c'è obiettivamente qualcuno che in qualche modo cercherà di appunto portargli via il posto al vostro fianco, d'accordo? E solo momentaneamente questo cavaliere potrebbe essere messo da parte, però chiaramente non è una situazione del tutto definitiva. È solo una sconfitta momentanea, perché sicuramente questo cavaliere di spade assolutamente non si arrenderà, d'accordo? Quindi la lotta continua, anche se solo momentaneamente, diciamo, voi potreste appunto preferirgli un'altra persona o semplicemente tenerlo a debita distanza perché non vi fidate di questo cavaliere di spade, sia nel caso, anzi direi soprattutto nel caso in cui sia una persona che faccia parte del vostro passato, sia soprattutto nel caso in cui sia una persona che vi abbia fatto particolarmente soffrire appunto nell'ambito del vostro passato. D'accordo? Quindi vi ripeto, voi potreste decidere anche di abbinare una doppia conoscenza, oppure nel caso in cui siate impegnate di appunto impegnarvi in una storia clandestina e segreta, ma perché momentaneamente non ve la sentite di effettuare scelte, proprio perché non vi fidate di questo cavaliere di spade. Comunque a questo cavaliere di spade le cose non andranno così belle, tranquille e lisce come lui immaginava o sperava, perché qui c'è un rivale molto molto potente. Allora, visto che appunto abbiamo notato che qui ci sono sicuramente due
personaggi direi molto interessanti. Cerchiamo dunque di farci aiutare dagli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue per cercare di capire come andrà e con uno e con l'altro, quindi sia con questo cavaliere obiettivamente di spade che anche con quest'altro rivale. Vediamo un po' che tipologia appunto di rapporto voi andrete appunto ad avere sia con l'uno che con l'altro, ovviamente prossimamente, quindi entro le prossime settimane, grosso modo appunto entro il prossimo mese. Vediamo un po'. Perfetto, allora in questa posizione vero amore, questo è l'amore della tua vita. Allora, sicuramente questo cavaliere di spade saprà comunque farsi notare e obiettivamente voi capirete che sicuramente tra voi e questo re di spade c'è qualcosa di più. Quindi capirete che sicuramente questa potrebbe proprio essere la persona giusta per voi, potrebbe essere proprio effettivamente un grande amore, il vero amore, quell'amore che voi obiettivamente state aspettando da tanto tempo. Però obiettivamente, come tutte le cose belle ovviamente della vita, straordinariamente belle della vita, soprattutto quando non si è abituati al vero amore e quando ovviamente in passato si sono conosciute persone veramente sbagliate, è chiaro che questa situazione può far paura. Dunque, è ovvio che sicuramente questa relazione sarà molto importante per voi. Vi dicevo appunto che il 5 di spade rappresenta una sconfitta solo momentanea per questo cavaliere, perché obiettivamente poi successivamente invece avrà la meglio, potrebbe proprio avere la meglio, grazie al fatto che appunto voi vi renderete conto che questa è la persona giusta per voi, nonostante appunto le varie difficoltà, nonostante problemi, nonostante vari ostacoli e soprattutto prove, perché la carta del vero amore parla proprio di prove a cui verrete sottoposti voi e ovviamente questo cavaliere, proprio per appunto riuscire a dimostrare all'altro vicendevolmente il vero interesse che c'è del sentimento, che nascerà del sentimento. Però vi ripeto, come tutte le cose belle, più preziose ovviamente della vita, non sarà assolutamente un percorso semplice, d'accordo? Quindi sicuramente vi ripeto, questa è la persona giusta per voi, ma ovviamente c'è un cammino, vi ripeto, delle prove a cui ovviamente sono sottoposte queste due anime obiettivamente gemelle, che ovviamente saranno destinate a vivere una relazione, cioè voi due siete destinati a vivere una relazione, però obiettivamente qui ci sono dei passaggi intermedi che comporteranno tanta pazienza, tanta forza e tanto coraggio. Quindi vi ribadisco che diciamo la difficoltà del 5 di spade è soltanto una difficoltà momentanea. Vediamo invece in questa posizione come voi invece andrete a vivere il rapporto con quest'altro rivale. Sentimenti romantici, i tuoi sentimenti sono reali e vale la pena appunto esaminarli. Allora, come vi dicevo appunto con il 5 di spade, quest'altra persona avrà inizialmente la meglio, proprio perché sentimenti romantici, cioè una persona che è in grado di conquistare ovviamente un cuore attraverso dei comportamenti molto appunto romantici, quasi da altri tempi, tradizionali, la classica rosa, la classica telefonata serale, il buongiorno della mattina, delle frasi particolarmente romantiche, canzoni postate sui social, cioè una persona che ci sa fare e quindi obiettivamente inizialmente saprà in qualche modo conquistarvi, quindi saprà soprattutto corteggiarvi in maniera direi impeccabile. Ecco perché di fronte per esempio all'irruenza o anche agli sbagli del passato del cavaliere di spade, voi sarete sicuramente diciamo molto più propense ad accettare il corteggiamento di questa seconda persona, d'accordo? Che in maniera più veloce, più diretta riuscirà a darvi quello che voi in quel momento avrete bisogno. Quindi è una persona che saprà amarvi romanticamente, che saprà corteggiarvi
Quindi è una persona molto romantica, vi ripeto, una persona anche molto più simile a voi caratterialmente, mentre il Cavaliere di Spade potrebbe essere proprio una persona diversa da voi caratterialmente. Ecco, una persona che inizialmente ovviamente sarà molto simile a voi, quindi vi saprà chiaramente ammaliare molto più velocemente, molto più facilmente, mentre la strada col Cavaliere di Spade sarà obiettivamente qualcosa di molto più pesante. Però obiettivamente questo soltanto inizialmente, perché poi ovviamente qui c'è il vero amore. Quindi sicuramente nel vostro futuro ci sarà probabilmente un pendere maggiormente verso l'altra persona, perché saprà accontentare, tra virgolette, i vostri bisogni del momento, ma ovviamente successivamente vi renderete conto che la persona giusta per voi è proprio questo Cavaliere di Spade. Ma comunque, ragazzi, la carta del vero amore parla appunto di un percorso, quindi di prove da superare, quindi vari ostacoli, quindi anche eventualmente altre presenze, quindi quest'altro rivale che vi dicevo voi potreste appunto abbinare come conoscenza al Cavaliere di Spade, proprio perché saprà corteggiarvi, perché saprà darvi quello che appunto per voi è evidentemente importante, se non altro nelle fasi iniziali di una storia, però poi vi renderete conto che obiettivamente la vostra preferenza ricadrà su questo Cavaliere di Spade. Quindi avrete sicuramente le prossime settimane, ecco, particolarmente vivaci, soprattutto da un punto di vista sentimentale. Questa stesa ovviamente finisce qui, di conseguenza come sempre buona fortuna e a presto! Dunque possiamo iniziare appunto la seconda variante e appunto come potete vedere qui abbiamo questo mazzetto ovviamente più piccolo di arcani che ovviamente contiene le carte di corte, quindi re piuttosto che appunto fanti e cavalieri, e ovviamente il mazzo più grande che ovviamente contiene le restanti carte. Come potete vedere qui abbiamo anche gli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue, che appunto ho utilizzato per necessità ovviamente di stesa nella prima variante e di conseguenza appunto ho deciso di utilizzare anche per questa seconda variante, proprio perché come potete vedere ragazzi ovviamente è tutto tra virgolette in diretta, di conseguenza poi decido man mano quale tipologie di carte appunto oracoli abbinare a una determinata stesa, a seconda ovviamente di come poi procede la stesa, poiché io appunto la vedo per la prima volta appunto assieme a voi in diretta tra virgolette, di conseguenza appunto poi decido come sempre man mano, a seconda di come procedono le stese, appunto quale tipologia di mazzo utilizzare. Dunque, iniziamo però ovviamente inizialmente appunto a mescolare questo piccolo mazzetto di carte e dunque per chiunque appunto abbia scelto appunto la seconda variante, cerchiamo appunto di capire, due carte stavano sfuggendo, appunto chi vi pensa particolarmente in questo momento. Cerchiamo di capire chi sia ovviamente questa persona. Nelle due ovviamente posizioni successive utilizzerò invece appunto il restante mazzo di tarocchi, arcani maggiori e minori, e appunto cerchiamo di capire ovviamente in seconda posizione perché questa persona ovviamente vi pensa e come agirà chiaramente in futuro, cioè che cosa ovviamente accadrà tra voi e questa persona in futuro, comunque ragazzi nel futuro identificato appunto dal valore temporale della carta estratta. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, riponiamo il mazzo in questa posizione, in modo che si riesca a vedere ovviamente bene la stesa. Iniziamo dunque dalla prima posizione e quindi cerchiamo appunto di capire chi sia questa persona che vi pensa così tanto. Vediamo un po', e qui abbiamo un altro cavaliere, solo che ovviamente in questo caso abbiamo un cavaliere di coppe. Nella variante precedente avevamo un cavaliere di spade, qui abbiamo un cavaliere di coppe.
Allora, sicuramente un cavaliere completamente diverso dal cavaliere di spade, quindi qui abbiamo un personaggio comunque molto romantico, una persona comunque molto empatica, una persona molto buona, una persona molto emotiva e ovviamente per quanto riguarda l'aggancio ovviamente astrologico, generalmente appunto le coppe si rifanno ai segni d'acqua, quindi potrebbe appartenere al segno del cancro, il mio amato cancro, oppure scorpione, oppure pesci, oppure averne l'ascendente ovviamente, oppure avere una, diciamo, carta astrale, un tema natale ricco appunto di questi tre segni nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono questi pianeti? Luna, Venere, Marte e Mercurio. D'accordo? Quindi potrebbe avere, vi faccio un esempio, Venere e Luna in Cancro e per esempio Mercurio in Pesci. D'accordo? Quindi in punti strategici della carta astrale questa persona potrebbe appunto avere questi segni d'acqua, quindi una forte compresenza di segni d'acqua. D'accordo? Per quanto riguarda ovviamente l'età anagrafica è un cavaliere, quindi grosso modo ha dai 30 ai 45 anni al massimo, quindi ovviamente un'età mediana, cioè non è più ovviamente ragazzi un ragazzino appunto, non è un ventenne, ma non è neanche ovviamente una persona di età anagrafica ovviamente più adulta, quindi non è ovviamente una persona che ha dai 50 anni in su, d'accordo? Quindi un'età mediana, 30, 40, 45 anni circa. Ragazzi, sicuramente il cavaliere di coppe ha ovviamente come caratteristica principale quella di non avere paura, di non temere i sentimenti. Quindi obiettivamente il cavaliere di coppe vi ha già sicuramente mostrato in passato tutto quello che pensa, tutto quello che prova e ovviamente il fatto che voi gli piacete. Quindi è sicuramente una persona che vi ha corteggiato, cioè una persona che obiettivamente voi sapete vi possa comunque ammirare, stimare, ma anche desiderare molto. Quindi è una persona che tende, diciamo, a voler dimostrare agli altri i propri sentimenti, quindi quello che pensa e ovviamente quello che prova, perché non teme i sentimenti, non ne ha paura, anzi ama molto esserne coinvolto. Quindi è una persona anche molto leale, una persona pulita, è una persona sicuramente sincera, d'accordo? Il cavaliere di coppe, però, ovviamente, rispetto al cavaliere di spade, al cavaliere di bastoni, potrebbe avere una relazione. Quindi, obiettivamente, pur essendo una persona impegnata, potrebbe però avervi dimostrato il suo interesse. Quindi non è detto che sia una persona completamente libera o single, però vi ripeto, è una persona che non teme i propri sentimenti, quindi neanche di poter in qualche modo un domani fare eventualmente una scelta, cioè lasciare la compagna ufficiale per scegliere qualcos'altro. Cioè obiettivamente è una persona che ama molto l'amore, è innamorata dell'amore, quindi non teme nemmeno, se così vogliamo dire, le scaramucce d'amore. D'accordo? Quindi è una persona che ama combattere per amore, perché ci crede, perché vuole continuare ovviamente a credere nell'amore. D'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente questo cavaliere è comunque qualcuno che obiettivamente ha tutto l'interesse nel voler continuare a dimostrare a voi quello che prova e quello che vuole da voi. Nel caso in cui non abbiate, diciamo, ancora incontrato questo cavaliere, generalmente il cavaliere si sposta velocemente, quindi sono carte veloci, di tempistiche rapide, oltretutto perché siamo nella posizione del presente. Di conseguenza voi potreste proprio a breve conoscere questa persona, quindi si tratta di qualche giorno, qualche settimana al massimo, e ovviamente esserne immediatamente folgorate, anche perché generalmente i personaggi che appartengono appunto alle coppe sono appunto particolarmente belli proprio fisicamente, cioè sono persone che non passano inosservate, quindi persone di grande fascino e di grande bellezza. D'accordo? Quindi il cavaliere di coppe, vi ripeto, sicuramente è
un personaggio molto interessante che vi colpirà proprio perché vi dimostrerà immediatamente, come una sorta di colpo di fulmine, quello che prova, pensa e desidera da voi, con voi e per voi. Vi ripeto, nonostante possa essere un personaggio impegnato, perché generalmente i personaggi di coppe e di denari rappresentano appunto personaggi impegnati. Non stiamo ovviamente parlando, ragazzi, del classico playboy, anche perché non è in accezione negativa. È comunque una persona che, pur avendo qualcuno al proprio fianco, vedrà in voi qualcosa di decisamente molto più eccitante, attraente e che lo, diciamo, colpirà in maniera veramente molto importante, al punto addirittura da non temere, vi ripeto, un approccio diretto nei vostri confronti. Però è una persona leale, cioè non è la classica persona che vuole mantenere necessariamente il piede in due scarpe, è una persona che comunque farà capire di avere qualcun altro al suo fianco, o comunque è una persona che non vuole tenervelo nascosto, d'accordo? Quindi è una persona anche pronta proprio a dover fare scelte e rinunce per amore, d'accordo? È una persona allegra, vi ripeto, una persona molto empatica, una persona gioiosa, una persona molto vivace e ovviamente una persona eroticamente molto, diciamo, portata al romanticismo, cioè non è la classica persona che vuole vivere una serata e poi ovviamente tanti cari saluti, è una persona che dà alla sessualità un valore emotivo importante, d'accordo? Quindi non è una persona legata unicamente all'erotismo, è una persona che abbina amore e sentimento alla sessualità e alla carnalità. Quindi vi ripeto, è veramente una mosca bianca, cioè è una persona particolarmente, vi ripeto, a modo, una persona romantica, una persona tenera, una persona dolce, una persona che non teme i sentimenti, è una persona coraggiosa, anche pronta a determinate scelte, perché vi ribadisco, potrebbe essere una persona impegnata. Attenzione ragazzi, che io per impegnata non intendo per forza una persona sposata, potrebbe essere anche tranquillamente una persona che ha per esempio un'altra frequentazione, classiche frequentazioni social, però ovviamente arrivare comunque in futuro ad una vera e propria scelta. D'accordo? Per quanto riguarda, ragazzi, l'aspetto professionale, il cavaliere di coppe generalmente appunto è legato all'arte e alla bellezza, quindi sicuramente potrebbe essere appunto un artista, quindi uno scrittore, un pittore, uno scultore, potrebbe essere anche appunto un cantante, potrebbe essere un attore, oppure appunto potrebbe essere qualcuno che appunto si occupa della bellezza, potrebbe essere appunto un parrucchiere, potrebbe essere un grande estetista, potrebbe essere per esempio anche un disegnatore di moda, potrebbe essere un fotografo per esempio di modelle, quindi sicuramente qualcuno che è particolarmente sensibile appunto alla bellezza e potrebbe appunto averne fatto proprio una sua professione. Parliamo però appunto di coppe, quindi di sentimenti, di empatia, quindi potrebbe ovviamente professionalmente essere legato proprio all'aiuto nei confronti dell'altro e soprattutto all'interiorità dell'altro, quindi potrebbe essere uno psicologo, uno psichiatra, piuttosto che appunto un pedagogista, come nel mio caso, piuttosto che un tarologo, piuttosto che un cartomante, anche un medium e anche un sensitivo. Oppure appunto potrebbe ovviamente essere legato all'infanzia, perché appunto vi avevo detto inizialmente che generalmente è legato appunto il cavaliere di coppe, come tutti i personaggi di coppe, ai segni d'acqua, in particolar modo al cancro, che ovviamente ha un legame particolarmente intenso con appunto l'infanzia e ovviamente la luna. Quindi è chiaro che potrebbe essere per esempio un insegnante, un maestro, potrebbe appunto essere un pedagogista, potrebbe essere un pediatra, quindi chiunque si occupi di infanzia, d'accordo? Quindi sicuramente è una persona dedita all'altro, all'aiuto dell'altro e alla comprensione dell'altro, d'accordo? Quindi sicuramente una personalità molto diversa rispetto al Cavaliere di Spade della variante precedente. Vi ripeto, è sicuramente una persona che ha intenzione, proprio perché parliamo di cavaliere, di scrivervi o comunque di contattarvi a breve. Anche in questo caso entro pochi giorni, poche settimane. Il contatto però non sarà un contatto ovviamente freddo, distaccato, bensì questa è una persona che ha voglia di mostrarvi tutto il suo interesse e ovviamente quanto voi gli mancate.
Quindi sicuramente è una persona che nella prossima comunicazione, quando vi vedrete o vi sentirete, esprimerà romanticamente tutto ciò che prova e pensa per voi. Potrebbe per esempio invitarvi ad una serata romantica, potrebbe per esempio invitarvi ad uscire con lui, potrebbe invitarvi ad una festa, potrebbe sicuramente volervi anche raccontare qualcosa di sé, aprendosi magari ad una comunicazione molto più profonda, una comunicazione appunto di cuori. Parliamo però, vi ripeto, di un cavaliere, quindi sicuramente il cavaliere si sposta nel tempo e nello spazio, quindi potrebbe essere un vostro ex, compagno, marito, fidanzato, qualcuno che voi avete conosciuto, frequentato e anche amato in passato, che obiettivamente potrebbe voler tornare da voi, perché come tutti i cavalieri, anche il cavaliere di coppe parla sicuramente di chi torna dal passato. Nel caso in cui sia un vostro ex, con il quale ci possa essere stata una particolare rottura dolorosa e anche a seguito di una lite particolarmente intensa, il cavaliere di coppe porta appunto la coppa del perdono, cioè vuole riappacificarsi, vuole chiedervi perdono e vuole in qualche modo ricreare quelle condizioni appunto romantiche d'amore che possano permettere al vostro rapporto di riprendere. Nel caso in cui non sia una persona che torna dal passato, vi ripeto, è una persona che o avete già conosciuto da poco o che conoscerete entro poco tempo. Una persona che però vi dimostrerà immediatamente quello che vuole, ovviamente da voi e con voi. Qui c'è un vero e proprio colpo di fulmine in arrivo, d'accordo? Vi ripeto, è una persona però che si sposta anche nello spazio, quindi non solo nel tempo, quindi potrebbe non necessariamente essere una persona che torna dal vostro passato, ma una persona che si sposta ovviamente nello spazio, quindi una persona che obiettivamente potrebbe viaggiare molto per lavoro, oppure una persona che sta in questo momento affrontando un viaggio. Siamo ovviamente in periodo di vacanza, di conseguenza è una persona che potrebbe essere in viaggio. D'accordo? Comunque vi ripeto, è una persona che entro poco tempo, pochi giorni, poche settimane ha intenzione di contattarvi. Vediamo ragazzi in questa posizione che cosa a questa persona piace e piacerà così tanto di voi. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 7 di spade. Allora, sareste in realtà un ricominciare. Allora, questa persona ha chiuso o comunque chiuderà a breve una storia, una frequentazione molto pesante che finirà veramente molto male, perché il 7 di spade parla di una rottura drastica, una rottura veramente molto dolorosa che è pesata o peserà molto sulla, diciamo, vita, sulla coscienza, sul cuore di questa persona. Vi ripeto, un cavaliere di coppe, ragazzi, cioè questa persona nella propria scala gerarchica in primo piano mette l'amore. Quindi tutto ciò che obiettivamente lo fa soffrire e che colpisce i propri sentimenti è per lui una spada che veramente trafigge il proprio cuore. Cioè questa è una persona che soffre molto per amore. È una persona che potrebbe essere stata tradita, perché il 7 di spade parla di tradimenti, è la carta del ladro, quindi chi agisce alle spalle. E quindi voi rappresentate e rappresenterete per questa persona una nuova speranza, un nuovo bagliore di speranza, una fiammella ancora accesa che questa persona accenderà proprio guardando di nuovo verso l'amore con occhi molto più positivi e ovviamente in maniera più ottimistica. Voi rappresentate per questa persona un risorgere da delle ceneri veramente molto dolorose che questa persona si porta dietro, situazioni pesanti e appesantite che questa persona vuole cancellare dalla sua vita. Vi ripeto, questa è una persona che è stata ingannata, tradita, raggirata, evidentemente da una compagna, una persona molto furba, una persona molto egoista, una persona che, contrariamente rispetto a lui, non ha creduto molto nei sentimenti e non crede molto nei sentimenti, parliamo di spade, quindi una persona molto fredda, una persona pronta ad ingannare e a tradire. Ecco, questo cavaliere di coppe ha sofferto molto, quindi o ha sofferto molto in passato o, ahimè,
quando conoscerete questa persona, evidentemente è una persona che sicuramente, ve lo dicevo già sin dall'inizio, sarà pronta proprio al cambiamento, quindi a in qualche modo allontanarsi da ciò che ha al proprio fianco, perché è molto deludente. Quindi vi ripeto, o è una persona che ha sofferto molto per amore in passato, quindi per esempio proviene da un matrimonio, da una convivenza finita però molto male, a causa generalmente di un tradimento, oppure è una persona pronta a chiudere il rapporto che ha in essere perché obiettivamente è una persona comunque tradita, anche semplicemente nelle proprie aspettative. Quindi è una persona molto sensibile, è un cuore molto sensibile, che obiettivamente però ha sofferto molto per amore. È una persona che è stata ingannata e quindi vede in voi una speranza. La carta del 7 di spade in accezione positiva rappresenta proprio questo, cioè la speranza verso un nuovo futuro. Questa è una persona che è pronta a chiudere un ciclo, perché appunto è una carta di grado settimo, quindi ci avviciniamo al 10 di spade, quindi alla chiusura di un ciclo, e vorrà farlo sicuramente con voi. Non sarà facile, ragazzi, perché vi ripeto, il 7 di spade parla comunque di una sofferenza, parla comunque di situazioni dolorose, parla anche di rivali e parla anche di nemici. Quindi sicuramente questa è una persona che non ha avuto vita facile, probabilmente perché si è fidata delle persone sbagliate al momento sbagliato. È una persona di buon cuore, quindi sicuramente potrebbe aver trovato in passato chi ha saputo approfittare malamente proprio di questo suo buon cuore. Però ovviamente con grande pazienza e con grande volontà sicuramente i propri sogni si realizzeranno e sicuramente avrà la meglio in riferimento proprio a tutti questi nemici. Questa è una persona comunque intelligente che ha imparato e ha appreso ovviamente dal passato e quindi vedete ora è ben in guardia, cioè sa obiettivamente come potrà ovviamente vincere in barba a tutte le varie difficoltà che gli sbarreranno ovviamente la strada. D'accordo? Quindi ragazzi, questo 7 di spade ci parla obiettivamente di chi ha alle spalle un percorso doloroso, potrebbe averlo ancora in essere e di conseguenza il 7 di spade parla comunque di attenzione, parla comunque di discrezione, vi ripeto, parla di pazienza, parla di passi comunque lenti che vengono compiuti con coraggio, ma comunque che devono essere ben valutati. Quindi nel caso in cui, come vi ho appunto detto, il cavaliere di coppe sia comunque una persona ancora impegnata, e generalmente vi ripeto lo è una persona che deve agire con discrezione, proprio per non creare ulteriori problematiche pesanti nell'ambito del proprio rapporto. Proprio perché, vi ripeto, questo cavaliere di coppe è sicuramente una persona che è andata incontro, sta andando o andrà a breve incontro ad una situazione ovviamente sentimentale con la compagna ufficiale particolarmente dura e difficile. Quindi ci potrebbero ovviamente essere momenti in cui potreste vedere questa persona magari pensierosa, magari particolarmente preoccupata. Ecco, non dipenderà da voi, dal rapporto che inizierà con voi, ma sicuramente da problematiche sue personali legate appunto a questo rapporto, o un rapporto che ha in essere o un rapporto del passato che lo ha particolarmente segnato. D'accordo? Ma voi rappresentate una speranza, quindi con forza e ovviamente buona volontà questa persona porterà ovviamente a casa tutti i risultati che si aspetta. Questo anche per voi. Vi ripeto, è una persona molto forte, una persona molto coraggiosa, nonostante tutto quello che possa aver affrontato ovviamente in passato. D'accordo? Vediamo ragazzi in quest'ultima posizione il futuro tra voi e questa persona e qui abbiamo il 4 di denari, una carta molto bella che ci parla ovviamente di stabilità, quindi il vostro rapporto sicuramente si approfondirà, un rapporto che diventerà anche eroticamente molto interessante perché parliamo appunto di denari. Quindi questa persona ovviamente vorrà sicuramente arrivare anche
ad un rapporto eroticamente molto più importante, focoso, travolgente, intenso. Quindi non sarà soltanto qualcosa di romantico, tenero e sentimentale, qui c'è anche una componente erotica molto forte, molto importante. Qui abbiamo un bel 4 di denari, cioè questa persona sicuramente approfondirà, vi ripeto, il rapporto con voi, che diventerà qualcosa di importante, di stabile, nonostante, vi ripeto, possa essere una persona impegnata, ma è una persona che, vi ripeto, non ama tenere il piede in due scarpe, quindi penserà, assolutamente rifletterà sul fatto di appunto creare un rapporto ufficiale con voi, allontanando la compagna ufficiale. Nel caso in cui, per esempio, sia un matrimonio. Nel caso in cui sia una semplice frequentazione, ovviamente la situazione sarà molto più veloce e, tra virgolette, anche più semplice, di conseguenza allontanerà l'altra persona, dedicandosi unicamente alla conoscenza con voi. Quindi posso garantirvi che con questo 4 di denari il rapporto, il vostro rapporto diventerà veramente un bellissimo rapporto, molto, vi ripeto, stabile, vantaggioso. Ci sarà uno scambio generoso tra voi e questa persona, cioè non ci sarà uno dei due che darà più dell'altro. Quindi ciò che darete voi sarà pienamente ricambiato e contraccambiato in termini di amore, sentimento, in termini di fedeltà, in termini di approccio al rapporto, alla relazione, attenzione, romanticismo. Quindi sicuramente una persona che non vi farà mancare la sua presenza. 4 di denari parla anche di regali, quindi questa persona potrebbe appunto farvi dei regali, anche dei piccoli pensieri che dimostreranno tutto quello che prova e pensa per voi. Vi dicevo che è un cavaliere di coppe, quindi è una persona molto romantica, potrebbe per esempio arrivare da voi con il classico mazzo di fiori, non farvi mai mancare quelle piccole attenzioni che a voi piaceranno particolarmente. D'accordo? Quindi 4 di denari parla di buone notizie, di germinazione, di fecondità, di nascita. Quindi sicuramente questa è una persona che arriverà da voi, vi ripeto, con una sorpresa, con un piccolo dono, ma soprattutto a cuore aperto, che è quello che obiettivamente a noi importa ovviamente di più. Una persona ferma, una persona decisa, una persona rigorosa, una persona a volte anche molto ostinata, perché parliamo proprio del 4 di denari, quindi una persona che quando vuole qualcosa fa di tutto pur di ottenerla e di conseguenza questa persona vuole il rapporto con voi. D'accordo? Quindi sicuramente il prossimo futuro sorriderà a voi e a questa persona. Vi ripeto ragazzi, qui ci saranno delle nuove iniziative che assolutamente creeranno un rapporto ancora più stabile, ancora più solido rispetto per esempio a quello che c'è stato sino ad ora o al rapporto che potreste aver vissuto in passato nel caso in cui questo cavaliere rappresenti appunto qualcuno che torna dal passato. Quindi nel caso in cui sia per esempio un vostro ex, voi noterete un enorme cambiamento in questa persona, cioè faticherete anche quasi a riconoscerlo proprio perché questa persona avrà deciso effettivamente di mettere finalmente la testa a posto, cioè una persona che vuole finalmente un rapporto stabile, cosa che per esempio potrebbe non aver mai voluto sino ad ora, motivo per cui per esempio potreste esservi appunto allontanati l'uno dall'altra. D'accordo? Quindi una storia molto bella che procederà assolutamente sotto i migliori auspici. Quindi fondamentalmente voi sarete anche una sorta di risarcimento a tutto quello che questa persona potrebbe in qualche modo aver subito e ovviamente una situazione vicendevole anche rispetto a tutte le delusioni che voi potreste aver subito in passato. Ve lo dicevo con il 7 di spade, questa persona vede in voi una speranza, cioè la speranza di credere di nuovo nell'amore e obiettivamente voi rappresenterete e ricalcherete proprio questo, cioè una nuova speranza, quindi una sorta di risarcimento alle sofferenze che questa persona ovviamente ha passato, ha trascorso appunto nel suo passato. Quindi 4 di ovviamente denari, ragazzi, parla di stabilità, di serenità, di momenti di tranquillità, di dolcezza, tenerezza, ma ovviamente anche di intensa sessualità che voi andrete a vivere con questa persona.
Le carte di quarto grado rappresentano ovviamente anche le 4 mura di casa, quindi molto probabilmente il vostro rapporto diventerà molto profondo al punto che potrebbe, per esempio, presentarvi ai suoi amici o comunque alla sua famiglia e ovviamente vicendevolmente. D'accordo? Vi ripeto, sicuramente è un rapporto che andrà approfondendosi, mettendo delle vere e proprie radici, anche nel caso in cui questa persona sia impegnata, con la volontà e uno sguardo importante sul futuro per quanto riguarda appunto il volersi allontanare dalla compagna ufficiale. Ovviamente questo 4 di denari parla appunto di tempistiche non propriamente brevi, quindi sicuramente entro breve tempo questa persona ha intenzione di scrivervi e di contattarvi, però sicuramente qui parliamo di un 4 di denari, di conseguenza un approfondimento del vostro rapporto, una maggior stabilità si avrà nel corso dei prossimi mesi, d'accordo? Quindi è un percorso a step che ovviamente diventerà sempre più importante sia per voi che per lui. Ora direi di poter appunto estrarre 2 oracoli, tra gli oracoli di Doreen Virtue degli angeli del cuore, per riuscire appunto a capire come procederà effettivamente questo vostro rapporto con questo cavaliere di coppe. Vediamo un po'. Perfetto, allora in questa posizione abbiamo ritirarsi, è tempo di staccarsi dal mondo e in questa posizione abbiamo l'attrazione, attrae amore romantico godendo appieno di questo momento. Allora vi ripeto di nuovo ovviamente che questo rapporto traboccherà assolutamente di sentimento, ve lo dicevo ovviamente già inizialmente con il Cavaliere di Coppe, quindi un rapporto votato assolutamente al romanticismo, un rapporto molto bello dove vi ripeto ci sarà comunque molta consapevolezza e lucidità sia da parte vostra che da parte di quest'altra persona riguardo all'aver trovato appunto la persona giusta, quindi saprete, vi ripeto, contraccambiare l'uno le esigenze dell'altro, l'uno i sentimenti dell'altra, quindi vi ripeto c'è molta attrazione fisica ovviamente in questo rapporto che si sentirà obiettivamente molto forte, ma ovviamente quello che caratterizzerà proprio questa, diciamo, storia sarà proprio il colpo di fulmine e il voler vivere appieno questo rapporto al punto da allontanarsi, vedete, quasi da tutto ciò che vi circonda, cioè voi vorrete ritagliarvi con questa persona, giustamente a mio avviso, dei momenti, delle giornate, anche dei weekend da trascorrere insieme, vedete, lontano da tutti e da tutto. Cosa stanno facendo appunto queste 2 persone, questa coppia meravigliosa? Ecco, si staccano proprio da ciò che li circonda per potersi dedicare unicamente al loro amore e anche per poter godere, ovviamente, perché no, di momenti di sessualità ovviamente molto intensa. Quindi vi ripeto, non sarà soltanto una situazione di tipo platonico, ma anzi in questo caso ci sarà assolutamente un'attrazione fisica molto importante, godrete di momenti molto piccanti da un punto di vista appunto erotico e vi concederete i piaceri della vita che sino ad ora evidentemente non avete mai sperimentato. Quindi ci sarà una relazione veramente molto bella e ovviamente vi piacerete molto da un punto di vista fisico ed estetico, quindi sarete anche l'ideale l'uno dell'altra per quanto riguarda proprio l'aspetto fisico, ma vi dicevo che obiettivamente questo cavaliere di coppe rappresenta comunque una persona molto bella fisicamente e ovviamente è una persona che è molto attratta dal vostro aspetto esteriore. Ma vi ripeto, molto diciamo particolare questa carta del diciamo ritirarsi, proprio perché vi ripeto cercherete di allontanarvi da problemi, da situazioni ancora da risolvere, questo 7 di spade, proprio perché obiettivamente vorrete dedicarvi finalmente all'amore, a ritrovare i piaceri dell'amore. Quindi in qualche modo vorrete proprio passare del tempo lontano dagli altri, staccandovi proprio in modo definitivo da situazioni del passato appunto che ovviamente non servono più, quindi cancellare proprio tutti quei problemi, quei rami secchi che vi stanno trattenendo dal vivere finalmente una vera e propria storia d'amore.
D'accordo? Quindi molto particolare questa storia che andrete a vivere, una storia imminente, vi ripeto, che però obiettivamente vi permetterà sia a voi, ma in particolar modo obiettivamente a lui, di allontanarsi da situazioni molto pesanti che lo appesantiscono e che sino ad ora, diciamo, l'hanno un po' allontanato proprio dai piaceri della vita, che lui ritroverà invece con voi. D'accordo? Di conseguenza, effettivamente questa è una storia molto bella, una storia di due persone che si trovano, di due anime gemelle, e vi ripeto, sarà una storia molto molto importante, molto particolare, dove diciamo sarete l'uno l'isola felice obiettivamente dell'altro rispetto ad una quotidianità magari complessa che però questa persona avrà tutta l'intenzione di andare assolutamente a risolvere, d'accordo? Quindi devo dire veramente una mosca bianca, troverete in questa persona, una persona molto molto valida. Di conseguenza, ragazzi, come dico sempre, mi raccomando, tenete duro e soprattutto a presto.